Care amiche e cari amici, siamo in streaming. Vediamo se c'è l'audio. Vediamo se si ascolta qualcosa. Si dovrebbe ascoltare, ma ecco, eh, passiamo alla chat e vi domanderò nella chat se mi ascoltate. Ciao Giorgio, dimmi se c'è l'audio. Ciao Raim, bacia, hello, hello there friend. I am very well, thank you, Rahim Bacia. Ciao San, ieri ti ho chiamato, c'era Flaco. Sì, ma non lo sapevo perché erano 2 o 3 giorni che non accendevo il cellulare e quindi non ho letto i messaggi di Instagram. Ah, bene, sono contento che si sente. Benissimo, very well. Today we spoke about Facebook, Telegram and Instagram blackout. Oggi vi voglio parlare della caduta mondiale di Facebook, Instagram e WhatsApp. Che poi oltretutto, grazie Giorgio Scano per promuovere questa live. Oltretutto la caduta delle reti sociali di Mark Zuckerberg ha fatto anche cadere altre reti sociali, perché tutti si sono riversati tutti in Telegram. Si sono riversati tutti in Telegram in massa e anche in Twitter, ed è stato ironico vedere come i gruppi di Mark Zuckerberg, Facebook, Instagram e WhatsApp abbiano dovuto comunicare i loro inconvenienti di servers attraverso la concorrenza, attraverso Twitter, che si saranno leccati i baffi quelli di Twitter. Quale occasione ghiotta per fare vedere che Twitter funziona meglio. Sì, lo so, Giorgio Scano, oggi vanno tutti bene i social, però intanto quello che ci ha perso Mark Zuckerberg, eh, perché molti titoli scadevano proprio il giorno del collasso, e poi chi è che vuole rinnovare degli investimenti in un'azienda che ha dei problemi? Quindi avrà perso anche degli investimenti. Non gli è andata tanto bene. Chissà se la colpa è veramente di un errore interno. Avrà licenziato un bel po' di gente, perché gli hanno fatto un errore non da poco, capito? E se è stato un errore tecnico invece, vuol dire che insomma gestisce quasi il monopolio della comunicazione mondiale, e che scopriamo che ha degli inconvenienti di quel tipo. È veramente una cosa molto grave. Sì, infatti, ma YouTube andava. Sì, comunque mia madre, mi sembra 1 o 2 giorni fa, quando è successo questa cosa qua, che non mi ricordo quando è successo, è andata in banca ed è saltato il sistema. Non c'era sistema neanche cellulare, non so perché. Io ero da Flavio, ti aspettavo. Da Flaco, sì, sì, ma io ti ho detto, io ieri, no, o l'altro ieri, da 2 o 3 giorni che non accendevo il cellulare,
e quindi non sapevo sta cosa, e oggi cercherò di esserci sempre alle 20:30 da flaco. Sì, sì, 5 miliardi di danni. Erano bloccati i server perché loro gli hanno fatto della manutenzione, non so che cosa, però 5 miliardi di danni, non soltanto immediati in pubblicità, ma anche in tutti gli investimenti che magari non attualizzeranno. Allora, voi che ne pensate? Ve lo chiedo a questo minuto, che già sono passati 6 minuti con 54. Voi cosa ne pensate dell'accaduto? Non solo a quanti mi seguono, ma a quanti guarderanno questa live dopo. Mi raccomando, condividete questa live affinché anche altri possano commentarla, e poi vi invito ad iscrivervi nella rete sociale nella quale mi state guardando, che sono almeno 5 più 3 fa 8. Non le nomino perché molte volte sono incompatibili tra di loro. Io infatti ho pensato prima vera gente dipendente. Eh sì, ci sono molti dipendenti dalle reti sociali o nelle reti sociali, dipende dal punto di vista. Pure YouTube andava a stento, e succede Giorgio Scano che la gente appena visto che non poteva caricare materiale nei siti sociali di Zuckerberg, ha scelto dei siti alternativi, addirittura in Vimeo, Dailymotion, Telegram, ovunque potesse. E chiaramente pensa, miliardi di utenti che decidono di passare a altre reti sociali, magari aprendo simultaneamente degli account che non hanno mai avuto in Telegram, e collassa tutto. È una caduta a effetto dominò. Ciao Gaetano, non c'è, allora facciamo che non ci sei, Gano. Ma andare da Montefiore e poi rinnegare l'iscritto ricambio è pari all'ipocrisia massima, massimale umana. E c'hai ragione, e c'hai ragione. Il fatto è che io vado più che altro, andavo durante tutto il 2020 per poter interagire con qualcuno. Sembrerà strano, ma succede che siccome nelle mie live non partecipava molta gente. Ma c'hai ragione Gaetano, non c'è, perché io guarda durante tutto il 2020, e non soltanto per fare iscritto ricambio, guarda che ti guardo, dammi like che ti do like, commenta, eccetera, ma guardavo i video di molte persone che mi arrivavano le notificazioni a centinaia. Però c'è una che gioca con dei videogiochi, non so se la conosci, sempre lo stesso, una simulazione che non mi ha quasi mai ricambiato, eppure si lamentava nel gruppo, nella family, perché io non ero attivo, e ogni tanto lanciavano contro gli altri insinuazioni del tipo: quelli che non sono attivi bisognerebbe bannarli, escluderli dalla family. E Montefiore che diceva: io lo so che ci sono degli squaletti, gli squaletti, ma veramente sono tutti squali lì dentro, perché io l'unico che guardavo i video di tutti, li commentavo, addirittura tenevo acceso, perché io avevo e continuo ad avere questo bellissimo cellulare, il Motorola Moto X seconda generazione, che mia madre mi ha regalato a fine 2015, che è del 14. Mi si riscaldava la batteria, lo dovevo caricare, siccome c'ha appena 2600 microampere,
e lo caricavo 2 o 3 volte al giorno per guardare i video di tutti, ma non arrivavo neanche a guardare i video di tutti quelli della community. Poi per fortuna a luglio 2021 youtube mi dà 98 dollari e io, anche risparmiando perché non ho voluto spendere tutti i soldi, mi ho comprato questo Motorola Moto E7 e-Power. Non ho neanche preso la versione di gamma bassa E7, ho preso le 7 e-Power e risparmiando mi è venuto bene, perché questo, al contrario delle 7 che c'ha 48 megapixel di camera principale più 2 di macro, che la camera macro non serve a niente, solo per fotografare oggetti molto piccoli da vicino, questo cellulare, al contrario delle 7, le 7 e-Power, c'ha 5000 microampere di batteria. In pratica, se lo accendo alle 10 di sera rischio di fare le 5 del mattino, ma ormai non seguo quasi più nessuno della community, a meno che non guardino un mio video e lo commentino. Allora io ricambio, perché io voglio appunto ricambiare, non voglio essere il primo e l'unico a fare un passo in avanti, perché altrimenti resterò sempre io a, diciamo, a a fare un passo in avanti, a guardare video in un giorno anche di 100 video di 30 40 50 persone. Siamo in 80 credo nella family, ma quasi nessuno che ricambia, oppure ricambiano dopo settimane e non si ottiene quell'effetto desiderato, che poi dicono che non funziona, quello di avere 100 200 300 visualizzazioni la prima ora. Esce un mio video e niente, esce il video di qualcun altro, tutti gli altri si lamentano, sembra che facciano comunella, comunella. Sembro quasi un complottista a parlare. Oh, tutti quanti si vedono tra di loro ma non vedono i miei video. Non andava neanche Instagram, e no, perché Instagram è del gruppo Zuckerberg. Giorgio, lo chiedo a te. Ah, hai capito? Giorgio, ti ha fatto una domanda, Gaetano non c'è. Lasciate like, dice Giorgio. Ho pensato alla gente che ci lavora anche da casa con internet in vari settori e la vita di oggi, qua non si leggono gli emoji. Allora Gaetano non c'è. Ciao Sant'Enchan, so che tu non ti fai problemi ad ammetterlo, per questo lo chiedevo a Giorgio Scanu, che pecca di coerenza. Ciao caro amico, ciao carissimo Angelo Conte, adesso mi seguite in tre e non so, magari la gente sola fa iscritto ricambi per avere qualcuno che la segua. Magari non è che pecca di coerenza, ma a volte la solitudine. Pure io sono d'accordo. Benissimo. Io dico che i programmi, come io metto così, tutti insieme cresciamo su YouTube, ma non è in riferimento necessariamente al fatto che bisogna iscriversi, ma mantenersi in contatto. Comunque è una cosa interessante che io vi voglio consigliare a voi quattro che mi seguite. Non so se altri lo vedranno dopo. È un consiglio vero per crescere su YouTube, disinteressato ed economico. Vediamo se vi può interessare. Io ho iniziato da marzo 2021 a tradurre pure a sottotitolare pure dei miei video molto vecchi di 7 8 anni fa a 130 idiomi. La prima settimana ho avuto
444 richieste in inglese, non so per quale video, ma della durata di 30 secondi, inglese generico. Una sola richiesta in vietnamita, ma è durato, si vede che io avevo tradotto, sottotitolato una live che durava quasi 2 ore, 144 minuti o non so, 40 minuti, non so quanto, solo la richiesta in un idioma, una richiesta in vietnamita. Quindi se voi potete sottotitolare tutti i vostri video, anche quelli più vecchi, avrete molte più visualizzazioni, e non importa che non ci sia nulla da tradurre, da sottotitolare, o che YouTube non riesca a creare una sottotitolatura in italiano, perché io alcuni video nei quali non parlo, non si ascolta voce umana, in altri invece non mi sottotitola a me ma al televisore, che c'era un programma televisivo. Comunque in molti video dove non parlo o dove filmo i miei animali, io ho tradotto il titolo e la descrizione in 130 idiomi. Ebbene, video che avevano ricevuto in 8 anni dalle 80 alle 200 visualizzazioni adesso ne hanno più di 1000. Quindi tradurre titolo, descrizione e mettere sottotitoli, ci sono molti tutorial in YouTube su come fare tutto questo. Naturalmente non dovevo dire la piattaforma perché sto trasmettendo a 8, però vabbè. Ma buonasera a tutti, buonasera Giorgio Scano. Non rispondere è già una missione, è incoerente andare e stare dietro canali basati sull'iscritto ricambi e poi dire altrove che si è contrari. Buona continuazione di giornata, San. Buonissima continuazione di giornata. Io quando guardo i video dei miei iscritti commento sempre e lascio il like. Benissimo, grazie Angelo Conte. Allora commentami che ne pensi quando questo video, questa live sarà finita, circa la caduta eh, di Facebook, Instagram e WhatsApp. Intanto mi seguono 3 persone, 2 da YouTube e una dal canale Viola, che poi mi sembra che adesso si possa dire il nome del canale Viola nel canale rosso. Giorgio Scano, condividete la live sui vostri social. Grazie Giorgio Scano. Ciao The Golden Ligen ASRM. Ciao carissimo amico, come stai? Da molto tempo che non ti trovo su una mia live, sono contento di vederti. Allora, che ne pensi The Golden Gigen sulla caduta delle reti sociali di Mark Zuckerberg, che hanno determinato un tonfo nella borsa, valori e anche in altre reti sociali, perché tutti in fuga dalle reti sociali. Ciao, sei giapponese? No, no, Paul Codio. Immagino che tu sì, se quello è il tuo cognome. Mi spiace deluderti, ma sono romano di Casalpalocco e che ho preso rifugio in un tempio buddista nell'anno 92, il tempio buddista Zongquan, che probabilmente è la traduzione cinese di Tsongkhapa, che fu un maestro mahayana del Madhyamika Prasyangika, e quindi il mio nome è Santen
è un nome di rifugio buddista cinese. Poi gli ho messo Chan, nel passato gli avevo messo Chin, Ting e altri, però visto che Chan funziona meglio e poi è il cognome più diffuso in Cina. Però no, sono italiano, infatti di genitori occidentali, potrei dire di avere un lontano bisnonno parente di Bruce Lee, me la tirerei insomma. Allora, Giorgio Scano, lasciate like. No, non si può dire. Ah, bene, allora meno male che non l'ho detto ancora. Ma si può dire il canale rosso nel canale viola? Beh, al limite che mi fanno, mi demonetizzano questo video. Paolo Chiodo, sì, io sì. Ah, bene, mi fa piacere. Codio, codio. Scusa se pronuncio male il tuo nome. Avevo cercato di studiare idioma nipponico, ma dopo 3 mesi non riuscivo ancora a scrivere i katakana e gli hiragana. Tutto bene, grazie, dice il nostro amico The Golden Yigen ASRM. Che bello che StreamYard ti può mettere, far mettere in evidenza i messaggi, la chat. Sono preso un po' tra mille cose da fare, non so cosa dire. E no, stavamo parlando così tanto per parlare di quello che è successo nelle reti sociali, tutto il casino giorni fa, no, delle reti sociali di Mark Zuckerberg che sono cadute giù in picchiata come uno stucca abbattuto. Giorgio Scanu, comunque il tuo nome metto Santen. Va bene, va bene. Consigli tuoi sono buoni, grazie. Angelo Conte, non ci capisco nulla di tutto questo che è successo, e semplicemente sono caduti i server di Mark Zuckerberg e non hanno funzionato le sue reti sociali. Sei anche tu sul canale viola? Sì, sì, naturalmente. E adesso dal canale viola mi sta seguendo una persona. Purtroppo bisogna avere una media di 3 persone che ti seguano negli stream, e io invece ho trasmesso così tanti stream che anche se a volte mi hanno seguito in 10 per poco tempo si diluisce la media, capito? Si può dire rosso e viola. Ah, va bene, si può anche fare vedere, mi sembra. Io ormai che non posso cancellare questa live, ormai ho detto mi sembra i due nomi. Vabbè, comunque che succede se dici i nomi, caro Angelo Conte, che si può dire rosso e viola? Io vedevo degli streamer che facevano vedere un cuscino con l'icono dei rispettivi canali. Grazie Giorgio Scano per condividerla anche tu. Magari farlo nella family per vedere quanti vengono subito a guardarmi, perché dicono che bisogna essere familiar friend, family friend, e invece i primi a non esserlo sono loro. Allora voglio vedere quanti dalla family vengono, anche perché mi sembra che a volte acquisisce uno con una connotazione un po' sinistra. La family era quella che aveva fondato Charles Manson con le sue figlie spirituali. Ah, bene, ci sei anche tu sul viola. Benissimo, allora non mancherò di seguirti, ci seguiremo a vicenda. Mi fa molto piacere. Infatti faccio questa live a reti congiunte e poi voi basta che cerchiate in Google, per esempio, o in altri motori di ricerca, ma in Google funziona meglio,
Santen Chan, e scoprirete quante persone e questo no, quante persone, quanti account c'ho. Anzi, ve lo metto, vediamo se vi posso mettere un link. Adesso sto trasmettendo anche su piattaforme sociali che non possono chattare qua, e per fortuna che dopo la caduta adesso si è recuperato tutto, perché ecco qua ci sono addirittura 3 miei video che stanno in crescita da quando io sottotitolo. E mi raccomando, sottotitolate i vostri video, magari se potete, in 130 idiomi, come faccio io. Giorgio Scano, comunque il tuo nome metto Sant'Ena, vediamo un po' dove eravamo rimasti. Intanto lo condivido ancora, ci sono pure io sul viola, e il viola potrebbe essere la Fiorentina, non lo so, comunque gli altri streamer non lo dicono. Ecco qua, se vedete, se fate clic su questo link troverete ci sono anche 2 piattaforme di video che ultimamente stanno in una più totale decadenza. Sì, lo so, io sul viola ero riuscito a diventare affiliato, ma poi ho smesso di stremmare, e perché il viola ha delle restrizioni peggiori del rosso, nel senso che deve avere un promedio di 3 spettatori, e quindi significa che magari se stai al primo stream e c'hai 3 o 4 spettatori per tutto il tempo in chat che comunicano, allora ti va bene, ma se tu di video ne hai caricati 10 20 come ho fatto io nell'ultimo mese, 30, che poi si vanno cancellando, io per quello nel 2017 avevo aperto il viola, mi sembra, o anche prima, ma non lo capivo come funzionava. Cercavo il video, non c'era più, perché io con il rosso posso fare un video quando voglio, invece con il viola dopo 14 giorni si cancella se tu hai attivato la funzione conservare vecchi stream, perché se noi hai attivato quella funzione per di più non si conserva nulla, neanche 14 giorni. A me mi si conservano per più tempo, si vede in onore alla mia anzianità lì, dal 17 ho iniziato a caricare adesso e ho visto come funziona, ma ecco, devi avere un promedio di 3 persone a live per tutti i video, e allora ti si rovina il promedio, più live fai e meno persone ci sono, più stream, e allora poi a un certo punto per recuperare dovresti avere, non so, 80 persone insieme chattando, e questo è quasi impossibile per la maggior parte delle persone. Per quello adesso ho capito che nella piattaforma viola stanno addirittura ore, 5 8 20 ore, fanno delle maratone, perché più tempo stai lì e più spettatori puoi avere in diretta. Pensa che io addirittura ho fatto 2 maratone, una di 8 ore e una di 14, e ti dirò di più, nel canale viola più durano e più guardano, e sai che ho fatto io? Semplicemente ho lasciato la webcamera accesa
e in pratica non c'ero quasi mai nulla davanti, e così ho iniziato il mio ciclo live stream just chat without talking, quindi chat, è solo uno stream di chat senza parlare. E quelle quegli stream di 8 il primo e di 14 ore il secondo lo hanno visto quasi un migliaio di volte. Poi si sono cancellati perché sono passati 14 giorni e ne ho fatti altri, ma più dura nel canale viola uno stream e più era l'attenzione, anche se non c'è nessuno, o se metto il mio girafino di peluche. Come potete vedere, c'ho un girafino di peluche. Se io metto il girafino di peluche in questa sedia da gaming, attira più l'attenzione a che non ci sia nulla, e quindi più dura lo stream nel canale viola e più attira l'attenzione, perché vogliono vedere che cosa è successo in un qualsiasi momento delle 18 ore. Ma magari uno ha tenuto la webcamera accesa, come succede anche nel canale rosso, che io conoscevo, nella piattaforma rossa, che io conoscevo una che faceva stream di 24 ore, che poi rimangono solo 12 ore salvate, e semplicemente metteva la webcamera fuori dalla a filmare fuori dalla finestra di un appartamento che stava al piano 23esimo in Shanghai, e così aveva tantissime visualizzazioni durante la live. Angelo Conte, io e un po' che non saremmo, avevo 8 spettatori, mi sono demoralizzato. Beh, comunque sei diventato un affiliato. Giorgio Scano, ciao Nico. Angelo Conte, furbo. Eh sì, io già avevo tratto ispirazione da quella che pubblicava nel canale rosso, proprio per fare iscritto ricambi e queste cose qua. E lei molte volte non era presente nella chat, ma metteva a filmare fuori dalla finestra. Tu puoi mettere, io ho visto anche altri casi del genere di video che durano ore e ore, per esempio gente che dorme. Adesso è anche la tendenza nel canale viola, e si filma mentre dorme, cioè poi si alza, va al bagno, si veste, esce dalla stanza, ritorna, va a lavorare, la live continua. Diciamo è un in the real life, i it itl in the real life, che non ha di per sé né una trama né un discorso. Già si può prescindere dal contenuto, già si può trascendere dalla trama, già si filma per il gusto di filmare, si guarda per il gusto di guardare. E quindi voglio dire, nella vita di tutti i giorni, mi vuoi guardare spontaneo, allora magari mi metto una webcamera in cucina, mi preparo da mangiare, mi siedo, mi servo, accendo la tele, magari qualcosa che non è protetto da copyright come il telegiornale, e tu mi stai guardando pranzando o cenando, che ho cucinato mezz'ora, poi mi guardi mezz'ora mangiando, e poi me ne vado. E poi magari se c'ho delle webcamere wifi per la casa, mi guardi che sono entrato in camera da letto, in biblioteca a leggere o dove sia, o magari in un monolocale la stessa webcamera, se c'hai un kitchenet, può filmare tutto, escludendo il bagno. Giorgio Scanu, Santen e Giorgio, io faccio questo solo per far vedere i miei giochi, non ho intenzione di far nient'altro. Beh, chiaro,
Comunque ti consiglio, anche se non parli nei giochi, anche se non ci sono voci da tradurre, cerca di tradurre almeno dei video più visti il titolo in vari idiomi. Basta che entri nel traduttore di Google, metti il titolo e poi vai in idiomi nel video e scrivi tradotto, cioè tu scegli l'idioma, io metto 130 perché l'idioma deve corrispondere tra quelli che riconosce il canale rosso e quelli che riconosce il traduttore in linea. Allora prendi per esempio tedesco e lo stesso titolo lo metti in descrizione, pum, accetti, e allora anche se non c'è un dialogo sottotitolato, per esempio se si interessano del titolo del gioco col quale giochi e poi magari hai anche delle parole, perché il titolo deve essere di coda larga, cioè includere quanti più risultati possibili di ricerca, allora vedrai che dalla Germania, dalla Groenlandia, dalla Svezia, dalla Thailandia aumenteranno le visualizzazioni dei tuoi video. Metto le mie musiche. Ah, benissimo. Ah sì, per un momento mi ero scordato. E beh, appunto, metti il titolo, il titolo lo metti anche come descrizione, scegliendo vari idiomi: tedesco, francese, inglese, thailandese, irlandese. A me mi funziona molto con gli idiomi asiatici, si vede perché leggono Sant'Enchan, perché guarda che quando cercano dei contenuti musicali non è che stanno a, cioè loro trovano direttamente il tuo video con il loro idioma. Se sono filippini, thailandesi, indonesiani, cinesi, iraniani, lo trovano con il loro idioma, quindi è più raggiungibile da tutte le parti del mondo. Sera a tutti, sera Giorgio Scanu. Ma allora, che ne pensate dell'argomento che vi ha portato qua, della caduta delle reti sociali di Mark Zuckerberg? Che è successo secondo voi? Ci sono dei cospiranoici che dicono che addirittura è stata una hacker adolescente di 12 anni, altri che dicono che sia stato o l'intelligence russa o i servizi segreti cinesi o coreani, ma Zuckerberg ha detto che è stato cattiva manutenzione, che hanno dovuto cambiare i server e che è venuto tutto a scatafascio, per non usare un altro termine. E io mi devo sempre moderare dal nominare le piattaforme, perché anche nominando le sue mi sembra che non faccio una gran cosa che piace alle altre reti sociali. Voi cosa ne pensate? Ditemelo qua nella chat e soprattutto mi raccomando, se volete seguirmi in tutte le mie reti sociali, cercate, fate clic su questo link che vi metto adesso, che è una ricerca sul web di Sant'Enchan, e troverete perché chi cerca trova tutti i luoghi dove io sono presente, tutte le reti sociali, tutti i miei blog, tutto di tutto. Grazie, proverò. Allora, go go, fai due spettatori da mesi e mesi, ma perché non la smetti e fai cose serie? Grazie caro amico.
evidentemente che sto iniziando a fare cose serie, perché fra uno di quei due spettatori ci sei tu, ci sei tu. Se non fossero cose serie, tu staresti qua a quest'ora? Non lo credo proprio. Quindi evidentemente, caro amico, credo che sei un amico, no, no, non altro. Evidentemente faccio cose serie, se no non te ne saresti importando, voglio dire. Poi faccio anche quello che posso. Comunque, tanto per dire che faccio cose serie, a luglio 2021, caro amico Gogo, mi sono potuto comprare questo cellulare di gamma bassa, che poi per me, in confronto al cellulare che continuo ad avere, comprato a fine del 15, che è del 14, il Motorola Moto X seconda generazione, che è un cellulare potente di alta gamma del 14 della Motorola. Questo cellulare, il Motorola Moto E7i Power, grazie ai 98 dollari che mi ha dato la piattaforma rossa, non so se l'ho nominata prima perché mi sfugge, e ho potuto prendere questo cellulare. Quindi tanto serie le cose che faccio non saranno, ma divertiranno. E il cellulare è questo, che la piattaforma rossa ma finanziato con 98 dollari e monete, capito? E quindi è bello questo cellulare, no? L'altro già diventava obsolescente. Guardate che batteria che ha, 5000 mAh di batteria, c'ha migliore camera fotografica, c'ha la camera selfie di 5 megapixel e non di 2, e quindi non sono serie le cose che faccio. E vabbè, però insomma. Angelo Conte, grazie, proverò. Ciao caro amico. Giorgio Scano, prima mi è scappato il nome della piattaforma rossa. Sono venuto solo per dirti questo, ora me ne sto andando. Ah, va bene. Vabbè, vabbè, però hai sentito quello che ti ho detto io, no? Che se fossero cose magari troppo serie tu non vendresti, oppure vendresti perché sono cose troppo serie, non lo so, caro amico Gogo. Però grazie al fatto che sono quello che sono le cose che faccio, la piattaforma rossa mi ha fatto comprare, dandomi a luglio 2021 98 dollari e monete, e questo cellulare, capito? Capito? Con le cose che non sono serie, che cosa ho fatto? Ho comprato un cellulare, ho comprato 2 giorni di durata la batteria, capito? E c'ha 8 nuclei, e non 4. Non so, è un cellulare di gamma bassa che è più alto della gamma alta che avevo prima. E poi insomma la piattaforma rossa consiglia i miei video a sempre più persone, proprio perché non sono serie, e sarà per quello. Andavano Twitter e Telegram, e va bene, andavano, ma quando andavano? C'è stato un blackout totale. Vabbè, ma Twitter è una cosa. Ah sì, sì, poi sono collassati per il numero di persone che ci sono entrati dentro, però non appartengono allo stesso padrone. 98 dollari in quanti mesi? Faresti di più andando a raccogliere arance una settimana, caro Gogo. E va bene, c'hai ragione, ma io ho riavuto la monetizzazione, l'ho riavuta nel 2020,
e quindi sì, certo, magari mi davano 98 dollari al giorno. Ok, ok, su Google. Va bene, si va su Google, si va a cercare qua. Ma per fortuna, caro Gogo, che ci sono persone come te che mi aiutano a non raccogliere arance sotto il sole cocente e mi seguono, anche se mi vogliono criticare, mi seguono, perché come diceva il grande Oscar Wilde, o bene o male, l'importante è che parlino di me, cioè che vengano nelle mie live a parlare male di me o a criticarmi. Non è la prima volta. E vabbè, si incentiva il dialogo, il discorso, la confrontazione, ed è bene, capito? È un bene, perché se no non c'è crescita. Adesso siete solo una persona. Trovato, trovato, benissimo, trovato. Io intanto ne approfitto perché nella piattaforma viola dopo tanto tempo sto caricando del contenuto. Per quello mi ero deciso, perché io di solito nella piattaforma rossa carico un video alla settimana, altrimenti non ha tante visuals, anche se ultimamente guardano i miei video per le ricerche, i risultati di ricerca, che non per non sono gli iscritti, perché gli iscritti sono solo il 2 o il 3% che guardano i miei video. Io mi sono stancato di fare visuals per views per views. Invece il 98% del mio pubblico trova i miei video con i risultati nei risultati delle ricerche. Ecco perché io ho iniziato a sottotitolare quanti più video possibile, anche vecchi, in 930 idiomi, così appaiono nei risultati di ricerca di moltissime persone nel mondo. Ecco qua, trovato, benissimo. Che hai trovato, giorno Gioscano? Che hai trovato? Mi piacerebbe saperlo. Comunque da molto tempo che non facevo una live parlata nella piattaforma viola, e adesso siete in tre, ridistribuiti fra le quattro piattaforme che possono chattare. Naturalmente non so se ci sarà anche su sull'uccellino il mio, adesso cerco, ma mi fa piacere che mi seguono anche nella piattaforma russa. Mi seguono addirittura da lì una persona forma russa, una piattaforma della, una persona della piattaforma, dalla social russo. No, adesso no, se n'è andato. Adesso uno dalla F, uno dalla F, uno dall'icono rosso, uno dalla piattaforma viola, adesso due dalla piattaforma rossa. Amico mio, non cancellare la live. Ah, quindi non mi penalizzano se vediamo dall'uccellino e
dall'uccellino vedere c'è un link, si vede che mi dovevo riscrivere, che strano. Ah no, guarda, sì, sì, si può vedere, sì, senza entrare. Ho fatto clic, si vede perché ancora non è finita la live. Ho fatto clic sul link e si vede dall'uccellino stesso il mio video, e quindi anche nella piattaforma russa. E mi raccomando, però l'origine di tutto questo Giorgio Scano, io sono per la pace e anch'io, e chi non è per la pace? Allora, mi raccomando, qua adesso c'ho quattro che mi seguono, uno dalla F blu, due dalla piattaforma rossa, uno della piattaforma viola. Mi raccomando, ditemi che cosa ne pensate della caduta mondiale delle reti di Mark Zuckerberg, delle reti sociali, e come questo possa affettare questo monopolio o questo oligopolio, la comunicazione mondiale. Perché se sarebbe stato una qualche cosa più serio, come rimanevamo senza comunicazione? Sarebbe stato un qualche cosa che avrebbe potuto danneggiare addirittura le istituzioni pubbliche e private, gli stati, una mancanza totale di comunicazione. Ecco che una sola persona o corporazione non si possono impadronire di tutte le reti sociali e di comunicazione del mondo, perché altrimenti rimarremmo senza la capacità di comunicarci nell'intero orbe. E allora voi cosa ne pensate? Cosa ne pensate di quanto sta accadendo nell'intero mondo? Fatemelo sapere, fatemi sapere se veramente per voi è importante che si, come vogliono fare negli Stati Uniti, il Senato degli Stati Uniti, la Camera alta e bassa degli Stati Uniti, il presidente Joe Biden, che vogliono regolare le attività dei social media, non per imporre una censura, ma per evitare che per esempio un Mark Zuckerberg qualunque arrivi a comprarsi il giorno del domani tutte le altre reti sociali, e quindi che le accentri in un unico luogo, e quindi che addirittura i bancomat, i pagamenti elettronici e tutto dipendano da lui, e poi si attaccano la sua organizzazione e fanno collassare tutto, o c'è un incendio, si brucia tutto, e in pratica il mondo rimane paralizzato senza più poter fare una sola operazione bancaria o mandare un messaggio o fare una chiamata telefonica, perché magari si sarà comprato pure le operatrici telefoniche di telefonia cellulare. Quindi voi cosa ne pensate? Bisogna fare qualcosa per impedire l'accorpamento sempre più eh, bagordo di reti sociali, o va bene così? Poi io avevo trovato anni fa un'applicazione molto interessante che diciamo funziona come la radio dei camionisti o le radio amatoriali degli anni 80 dei marconisti, no? Non vi faccio il nome, ma succede che Santen, io condivido con tutti, grazie Giorgio Scano. Succede che in questa radio che funziona un po' come la radio dei camionisti, le radio amatoriali di un tempo, di prima di internet, c'è gente che è molto pittoresca da tutte le parti del mondo, ma soprattutto dall'Italia,
che magari sono dei camionisti, sono delle persone che non hanno un cavolo da fare, ma dicono molte parolacce. E allora vorrei fare una reaction, magari parlando con questa gente, però il video lo dovrei mettere per persone maggiori di 18 anni, perché in una di queste dicono cose orrende, ma ecco, parolacce, paroline, che poi mi censurano il video, o mi penalizzano il canale, e io non vorrei. E allora che posso fare? Allora avevo in mente di fare un video reaction per adulti, in modo che non ci siano pubblicità, che chi lo guarda deve informare sulla sua età, perché ripeto, è un'applicazione che funziona come un walkie talkie o una radio marconista. Per i più anziani sanno che cosa significa un baracchino. Per i baracchini devi avere la licenza, ti danno un numero, ti danno un patentino, devi fare degli esami, poi devi occupare delle frequenze soltanto il tempo necessario. Invece con queste applicazioni che circolano su Android, puoi dire quello che vuoi, puoi fare quello che vuoi, puoi dire parolacce, e non c'hai censura. Interagisci sempre. Giorgio Scano, grazie mille carissimo amico. Adesso mi sembra che sei rimasto il solo col quale interagire. Allora dicevo, se voi finita questa live mi dite se volete che io faccia questo programma facendo una reaction, magari la farò in differita, magari non sarà una live, ma farò un video che poi caricherò. Io non sono mai volgare, no, non dico che tu devi dire volgarità, dico che c'è un'applicazione per il cellulare che emula la radio dei camionisti e la gente si esprime come camionisti o scaricatori di porto, con tutto il rispetto parlando, per i camion e per il porto, che il porto è molto buono come bibita. No, ma a parte scherzi, è un'applicazione dove la gente si abbandona a qualsiasi tipo di esteriorizzazione, perché non c'è controllo. Allora io vorrei fare una trasmissione del genere. eh, ah, ok, la radio, i baracchini, esatto. Questa è un'applicazione che emula i baracchini dei marconisti, ma non lo è, perché non devi prendere nessuna licenza, devi scaricare l'applicazione e poi scegliere il paese e dare i dati tuoi. Io i dati miei non li do, poi mi metto come Sant'Enchan, non do la geolocalizzazione e mi sembra che puoi cambiare, a meno che non rassetti i dati eh, dell'applicazione, puoi dare il tuo nickname una volta al mese, una volta non so quanto tempo, non lo puoi cambiare spesso, o lo puoi cambiare 2 volte al mese. Abbiamo superato da 18 secondi l'ora di trasmissione e questo mi viene bene perché ultimamente non faccio cose durature nella piattaforma viola, invece in quella rossa da 2 o 3 giorni, questo lunedì è partita una premiere e io non volevo caricare nella piattaforma rossa, ma succede che ultimamente vedono i miei video perché li trovano nella nei risultati di ricerca
e che stavo a dire che ormai abbiamo parlato di tante cose che non hanno nulla a che vedere con io le seguivo quelle radio, avevi le applicazioni nel cellulare. Cambiamo un po' la grafica, cambiamo un po', vediamo. No, questa non mi piace. Beh, adesso vi devo abbandonare. Ho capito. Prova. Grazie mille amico mio, ciao. Ciao a tutti per avermi seguito, grazie.